Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. Vi invito come sempre ad iscrivervi attivando la campanella delle notifiche se vi piace ovviamente questo video, un bel like che non guasta mai e la massima condivisione con i vostri amici che sfrizza l'algoritmo e fa piacere al sottoscritto. Analizzeremo un attimo la classifica, non ci siamo visti nelle ultime 48 ore ed era da tanto che non prendevo 2 giorni di pausa per diciamo far mente locale, raccattare le poche idee che sono rimaste in base al nostro Napoli, però c'è la classifica da analizzare, faremo un attimo il punto sul mercato così concludiamo anche questa sessione di mercato che finisce appunto in giornata e andremo a vedere cosa succede e cosa è successo in casa Napoli. Fatemi sapere appunto la vostra qui sotto nei commenti e ci confronteremo anche lì. Come sempre io rispondo, come sapete, praticamente a tutti i commenti e quindi partiamo, bando alle ciance, altrimenti viene l'ennesimo video di mezz'ora e non vogliamo essere così lunghi. La classifica, allora, prendiamo la parte di classifica che ci interessa, dall'Atalanta arrivando fino al Monza. Praticamente sembra che quest'anno in Serie A sbaglia una e sbagliano tutte in questa parte di classifica. È vero che il Napoli sta andando molto a rilento per quanto riguarda i punti conquistati, ma sopra di noi e sotto stanno facendo più o meno la stessa cosa, una vittoria, una sconfitta, un pareggio, quindi altalenanti le prestazioni delle squadre con le quali ci giochiamo e ci giocheremo fino a fine anno questa Europa, sia quella che conta e sia quella che conta meno tra Europa League e Conference. L'Atalanta è a 36, la Roma è a 35, Fiorentina Lazio 34, Bologna 33, Napoli 32, Torino 31 e ci metto anche Genova e Monza lontane di soli 3 punti dal Torino a 28, quindi vediamo che in 8 punti ci sono 8 squadre. Ovviamente le squadre che temo io per il quarto posto sono l'Atalanta e la Lazio più di tutte. Perché la Roma sì, si sta decantando questa Roma di De Rossi che non è ancora la Roma di De Rossi perché non credo che appunto Daniele De Rossi abbia questa fase difensiva colabrodo perché contro la Salernitana ragazzi io ho visto la partita e la Roma comunque ha sofferto tanto a livello difensivo, ha portato a casa la vittoria assolutamente, ma la Salernitana poteva tranquillamente, e dico tranquillamente, pareggiarla. Poi c'è l'episodio, il rigore, eh, cose che comunque vengono analizzate e sono state analizzate. Per me quello su Candreva, vi dico la mia, è calcio di rigore, ma ovviamente acqua passata e in Serie A se ne vedono di tutti i colori, quindi non è una novità. Dicevo, temo l'Atalanta e la Lazio per l'Atalanta per continuità di prestazioni, la Lazio perché credo che man mano che andremo avanti inanellerà un periodo positivo con un filotto tra vittorie e pareggi di punti che porteranno comunque allo scalare la classifica. Il Napoli deve per forza trovare automatismi in una fase offensiva. Ovviamente rientreranno tanti calciatori, ci sono state le assenze, l'alibi sicuramente delle assenze, rimaneggiati contro la Lazio, quindi hai più rotto il gioco di Sarri che ha fatto appunto il tuo gioco per cercare di vincere la partita. Ci può stare, ma qualche campanello d'allarme a livello offensivo è arrivato, ma aspettiamo a dare giudizi perché dovranno tornare comunque i titolari. Contro la Lazio avevamo praticamente Ngonja appena arrivato e solo Raspadori da schierare lì davanti come prima punta. Abbiamo visto che da solo nel reparto offensivo, lì in mezzo tra i due centrali, non è che renda poi più di tanto. C'era una cosa che volevo condividere con voi e sapere appunto la vostra qui sotto nei commenti ed è questa qui. Ve la leggo perché poi stiamo qui ogni volta a dire sì, i cori razzisti, i fumogeni, le leggi, eccetera, eccetera. Secondo me i controlli sono anche un po' blandi per quanto riguarda fumogeni, eccetera, eccetera, perché poi si arriva alle ammende dove, dal mio punto di vista, la FIGC ci mangia e non poco. Basta guardare le ammende di questa settimana appena conclusa
Ammenda di 7.000 euro alla Lazio per avere suoi sostenitori nel corso della gara intonato un coro insultante nei tifosi nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e per aver lanciato un fumogeno, 2 bottigliette in plastica nel recinto, di gioco, sanzione attenuata, eccetera, eccetera. 7.000. 2.000 euro all'Inter per aver suoi sostenitori al 31esimo del secondo tempo lanciato nel recinto di gioco un petardo. Ammenda di 2.000 alla Salernitana per avere i suoi sostenitori prima dell'inizio gara lanciato sul terreno di gioco un fumogeno. Sanzioni attenuate, eccetera, eccetera. Allora, o non li fate entrare, oppure si prendono per prova TV i reali colpevoli. Che poi tu voglia dare un'ammenda alla società, mi può anche stare tra virgolette bene, ma non sarà poi la Salernitana, la Lazio, il Napoli, l'Inter di turno ad andare a prelevare le teste calde ad uno nello stadio e farle uscire fuori nel caso poi si verifichino episodi del genere. È perciò che dico che la federazione su queste cose ci mangia, sulle ammende comunque sono soldi che entrano tutte le domeniche. Detto questo, passiamo al mercato del Napoli e chiudiamo il discorso calciomercato con tutte le notizie appunto che ho messo insieme una ad una. Ecco perché sono stato queste 48 ore, diciamo, fermo per raccimolare le idee e fare un solo video dove facevamo il punto della situazione. Neuen Perez abbiamo visto che è saltato, resterà Ostigard, ce lo conferma anche una notizia di tutto mercato web di ieri. Neuen Perez concluderà la sua stagione con la maglia dell'Udinese a un passo dal Napoli fino allo scorso weekend. Il difensore argentino classe 2000 ha ricevuto oggi notizia dai vertici, ieri questo, notizia dai vertici del club friulano di una trattativa definitivamente saltata per volontà della società azzurra. Dopo la Lazio si è deciso di confermare Ostigard e non prendere appunto il difensore dell'Udinese dopo le prestazioni che ha fatto il norvegese. Secondo me l'andare sul difensore del Napoli è sempre stato diciamo un coprirsi nel caso Ostigard partiva, perché sappiamo che da inizio gennaio a livello difensivo era il solo, credo, nella linea di difesa ad aver chiesto la cessione per giocare di più. Quindi raggiunto l'accordo, credo, col calciatore, allenatore e minutaggio che ci sarà molto più ampio da qui a fine campionato, abbiamo optato così. A me non fa né caldo né freddo, perché comunque sarebbe arrivato Perez, sarebbe potuto essere un tantino più forte di Ostigard con i piedi, sì, ma si doveva comunque inserire in un discorso tattico, in un ambiente. Ostigard ce l'ha già, è a Napoli da un bel po', sa perfettamente come deve muoversi, compagni, eccetera, eccetera, quindi va bene così. Il Napoli che ha preso Mazzocchi, ha preso Dendonker, ha preso Traoré, ha preso Ngonj e Popovic, o Popovic, così come lo si voglia chiamare, girato al Monza. È uscito Zerbin, è uscito Elmas. È un Napoli che secondo me non doveva rinforzarsi in questa sessione di mercato, ma cercare forze nuove per far scatenare, tra virgolette, un tantino la competizione con i calciatori che c'erano e ci sono in squadra, per poter un attimo alzare l'asticella a livello prestazionale. Credo che per gli acquisti fatti è una cosa che possa succedere, è una cosa che possa accadere. Mi auguro che possa accadere, perché così tieni tutti sul pezzo, non avrai centrocampisti o attaccanti o difensori che abbasseranno un tantino la guardia, perché si stanno rischiando comunque il posto da titolare, lo sappiamo, tutti vogliono giocare. Da questo punto di vista, scelte che posso anche condividere, però pecca ancora il Napoli per poca progettualità, perché mi sarei aspettato, non dico l'allenatore per giugno, ma almeno qualcosa di più sicuro per quanto riguarda il campionato che viene. Mi rendo conto che viviamo in una situazione molto strana e che almeno che io ricordi non ho ancora vissuto,
per quanto riguarda il Napoli, parlo a livello di progettualità, parlo a livello di indecisione tra acquisti fatti non fatti, tra mercato fatto non fatto, tra diciamo il gestire una stagione bene o meno bene. Però appunto come abbiamo visto e abbiamo detto nella classifica poc'anzi, non c'è ancora da fasciarsi la testa perché siamo vicinissimi, il quarto posto è a 4 punti, siamo a 4 punti dall'Atalanta, dobbiamo ricominciare assolutamente a camminare a livello di punti perché non credo che le altre poi aspetteranno ulteriormente a livello di risultati. Gaetano può lasciare il Napoli in queste ultime ore, parliamo di ieri sera ovviamente, con l'arrivo di Dendoncker e Trori, il ritorno di Anghissà, il club di De Laurentiis è pronto a cedere a titolo temporaneo il calciatore classe 2000 che spera di trovare un club capace di garantirgli maggiore minutaggio nella seconda parte di stagione. Diversi club lo stanno valutando, dal Cagliari al Frosinone, Genoa, Lecce e anche la Salernitana, ho letto ieri sera. Nessun club però ha affondato un'offerta. Quindi da vedere la situazione di Gaetano. Rinnovo di Politano che dovrebbe arrivare entro venerdì. Scadenza 2027, 3 milioni di euro a stagione più bonus. E con questo ci spostiamo alla notizia che poi sta facendo un tantino di scalpore, rumors in casa Napoli, ed è quella di Kvaratskhelia, perché Kvaratskhelia, a quanto si legge, l'entourage di Kvaratskhelia e non il calciatore in prima persona, avrebbe chiesto 7 milioni al Napoli per il rinnovo. Tant'è vero che si legge: novità sul rinnovo di contratto del calciatore Kvicha Kvaratskhelia. Ecco il tweet del giornalista Marco Giordano di calciomercato.it. Il club ha già formalizzato una prima proposta a Kvaratskhelia. Il club ha provato a trovare un'intesa tra i 3 e i 4 milioni a stagione per adeguare il contratto. Più alta la richiesta dell'entourage del calciatore, attorno a 7 milioni a stagione, che rendono ampia la distanza tra domanda e offerta. Il contratto di Kvaratskhelia scade nel 2027. Allora, se voi dell'entourage volete che il contratto 2027 parta l'anno prossimo, ovviamente da giugno, parta da 7 milioni, io sono d'accordo con la società, assolutamente, perché ci si rifà al contratto di Osimhen, è vero, di 10 milioni. Quei 10 milioni il Napoli non li caccerà mai, è un contratto che lo sanno anche le pietre, è stato fatto per le pietre, guardo qui che poi non ne ho pietre, comunque lo sanno anche le pietre, è un contratto che è stato fatto per vendere il calciatore e non perderlo a meno soldi di quanto avresti potuto, ma di quei 10 milioni il Napoli non ne caccerà nemmeno uno, quindi non ci si può rifare a quel contratto assolutamente, perché è stato fatto appunto ad hoc per la vendita del calciatore nigeriano. Kvaratskhelia potrebbe rifarsi, o il procuratore o chi per lui potrebbe rifarsi, che so, a un contratto di lo stesso Politano a 3-4 milioni, gli puoi dare 3-4 milioni, così come è stata abbozzata la proposta del Napoli che ho appena letto, e sono secondo me più che giusti. Più che giusti. È vero che l'anno scorso a livello prestazionale non possiamo dire niente, ma quest'anno qualcosa da rivedere a livello prestazionale, tattico, eccetera, eccetera. Sicuramente ci sono attenuanti, allenatori, posizioni in campo, mezzali che non aiutano appunto a sviluppare gioco, sì, però se tu chiedi 7 milioni significa che sei un calciatore, almeno per come la vedo io, che sposta gli equilibri anche in momenti no a livello tattico della squadra. Quindi con la Schelia ci arriverà. Con la Schelia io non discuto né il talento né tantomeno le qualità del calciatore, però di chiedere 7 milioni dal contratto misero assolutamente che ha, mi sembra 1 e 2, non ricordo, comunque sopra il milione, prende Quara, da 1 a 7 sicuramente è una baggianata e il Napoli sicuramente non accetterà, assolutamente. Ha un contratto fino al 2027, se gli porti l'offerta a giugno del club che lo vuole comprare, il Napoli non lo rinnova o non lo adegua, scusate, e lo vende. Scelta giusta? In quel caso sarebbe una scelta giusta, perché non mi puoi chiedere 7 milioni. Per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda,
per chiedere 7 milioni tu mi devi fare la differenza almeno in campo. Al momento non l'abbiamo ancora vista. Non sto bocciando Kvaratskhelia assolutamente, né tantomeno sto prendendo le parti della società, ma sto dicendo la mia per quanto riguarda le cifre. Un adeguamento a 3-4 milioni sarebbe più che giusto. Più che giusto. 3-4 milioni fino al 2027. Poi, annata per annata, se nel caso resti a Napoli quest'anno, forse anche l'anno prossimo, cosa che non credo accada, puoi tranquillamente richiedere un ulteriore adeguamento se tu a livello prestazionale te lo meriti. E il Napoli, se a livello prestazionale te lo meriti, non è che ti chiude la porta definitivamente, ma a quegli ingaggi non ci arriva e non ci arriverà mai per gestione societaria, che è sempre stata così, quindi è inutile andare a colloquio con la società e chiedere queste cifre spropositate, perché se vi volete rifare al contratto di Osimhen, il contratto di Osimhen è solo scritto 10 milioni all'anno, ma dalle tasche del Napoli non uscirà nemmeno un euro per quanto riguarda quel contratto. Si concluderà a giugno, l'ha detto anche Osimhen nell'intervista. E prenderemo un altro attaccante. Mi auguro, poi può darsi pure che il Napoli voglia puntare su Popovic, che alloggerà al Monza e tornerà a giugno. Mai dire mai, non lo sapremo mai. Il tempo dirà, appunto, il tempo è signore, si dice, e vedremo a cosa andremo incontro. Fatemi sapere appunto la vostra qui sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video e sempre Forza Napoli. Ciao.